Konnichiwa, qui è Marchettino San e questa è la mia nuova Honda Civic Type R qui in Giappone. Ragazzi, se mi state seguendo sui social media, in particolar modo su Instagram, potete aver notato che dopo tanti anni sono ritornato in Giappone e per questo viaggio Honda Giappone è stata così gentile da prestarmi questa Honda Civic Type R, giusto per rimanere in tema Jap. Durante il mio viaggio utilizzerò la Type R per spostarmi a Tokyo, ma anche fuori. Farò diversi viaggi fuori città per fare un po' di video e postare un po' di contenuti. Adesso vi voglio far vedere un pochino in dettaglio questa macchina che mi ha sempre incuriosito e sono molto contento di utilizzare questa macchina in Giappone, di viaggiare, farci chilometri e oltre a questo video ovviamente vi farò anche la video recensione completa direttamente sul Monte Hakone. La Type R ha una linea che sembra un'astronave, guardate il posteriore, guardate anche questi scarichi che mi ricordano molto una certa macchina italiana. Una macchina così in Italia dà tantissimo nell'occhio, si fa molto notare, ma qui in Giappone passa quasi inosservata. Guardate che macchine che hanno, qua ci sono tante macchine in commercio che non le vediamo neanche sul nostro mercato. E dire che nel complesso qui la Type R si sente a casa. A proposito, guardate quanto sono fighi i tipici taxi giapponesi, quanto sono belli. Finora ci ho fatto pochi chilometri prettamente in città, però devo dire che questa qui è davvero una grande sportiva e rigorosamente manuale. E che cambio manuale! Adesso andiamo a farci un giro per Tokyo per raccontarvi un po' di prime impressioni, ma anche per farvi vedere la città e soprattutto mi sposto da qui perché ho paura di prendere la multa, che voi ci credete o no, guidare a Tokyo è un vero inferno. Io per trovare questo piccolo spiazzo per fermarmi 10 minuti ci ho messo 2 ore. Ho vagato per Tokyo per 2 ore perché è impossibile trovare punti dove fermarti. E se ti fermi nel posto sbagliato nel giro di 2 minuti c'è già la multa sul parabrezza. Se vi ricordate, quando 3 anni fa ero tornato in Giappone ho avuto il leggerissimo problema che quando Nissan mi diede la GT-R del parco stampa aveva il sistema multimediale tutto in giapponese. Stavolta mi sono prevenuto perché ho chiesto: posso avere la macchina con la lingua inglese? Ecco la risposta. Sì, ho di nuovo lo stesso problema. Per fortuna ho il telefono con il wifi portatile, quindi devo per forza utilizzare il telefono per utilizzare il navigatore. Il problema è che se voglio utilizzare il sistema multimediale e giocarci, no, non posso. Però, toccando qualche bottone a caso, ho scoperto che questa macchina ha anche la funzione TV. Ah, qui tra l'altro hanno, su sto canale c'è anche l'equivalente del mastrota giapponese che vende i materassi. Vabbè, io direi andiamo a farci un giro per Tokyo. Diciamo che guidare per Tokyo non è la cosa più semplice e intuitiva di questo mondo. Primo perché, vabbè, sto guidando col volante nella parte sbagliata. Secondo, le indicazioni sono scritte tutte in giapponese. Grazie al cielo ho il navigatore sul telefono che posso usarlo, che mi dà le indicazioni, perché sennò io non riuscirei a fare un metro. E se c'è una cosa che ho notato di Tokyo, che è una delle cose più complicate oltre a guidare, è quella di trovare un parcheggio, perché qua ce ne sono veramente pochi e quei pochi che trovi sono veramente cari. Il più economico che ho visto era l'equivalente di circa 2,50 € all'ora. Stamattina pensavo di aver parcheggiato in un posto dove si potesse, ho lasciato la macchina lì 5 minuti e mi sono trovato questo sul parabrezza. Me lo sono fatto tradurre perché pensavo, ok, dove devo andare a pagare questa multa? Invece no, c'era scritto in giapponese che era un ammonimento. Se non toglievo la macchina al più presto, il video le sarebbe ripassato e mi avrebbe fatto la multa. Proprio come in Italia, vero?
fare la recensione completa non vedo l'ora di andare fuori Tokyo e trovare qualche strada di montagna per sfruttare questa macchina come si deve. Però devo dirvi che nel complesso muovermi in città con questa macchina non è assolutamente male. Diciamo che forse un cambio automatico per la città sarebbe stato l'ideale, perché il pedale della frizione è particolarmente duro, però ad un uso sportivo, sia il pedale che la leva del cambio sono assolutamente meravigliose. Non so se da questa telecamera vedete, ma ogni tanto sparsi per la città trovate questi piccoli spiazzi adibiti a parcheggio. Se avete fortuna potete trovare un posto libero lì, però come vi ho detto sono carissimi. Non chiedetemi perché, ma lassù su quel palazzo c'è un cuoco gigante con i baffi e di qua un altro palazzo con delle tazze giganti. E anche questo è il bello di Tokyo. Ovunque vai trovi cose divertenti e insolite da vedere. Beh ragazzi, finalmente ho trovato un parcheggio. La fregatura è che praticamente il parcheggio è valido solo un'ora. E come funziona? Si fa il biglietto alla macchinetta, se riuscite a tradurla, e poi il biglietto semplicemente va attaccato qua in modo tale che i vigili poi lo possano vedere. Quel tipetto lì non lo vedete, ma è proprio lui il vigile. Comunque questa è la macchinetta che... Beh, queste sono le istruzioni. Chiaro, no? Me lo sono fatto spiegare dal professore giapponese. Praticamente qua inserisci gli yen, inserisci la targa della macchina e semplicemente esce il biglietto che va messo sul cruscotto. No, vabbè ragazzi, cosa ho appena notato? Questa è pista ciclabile. Guardate su tutte le biciclette qua. Questi sono biglietti di ammonimento che praticamente ti dicono tu non la puoi lasciare qua. È lo stesso tipo di biglietto che mi avevano lasciato stamattina sulla Taipei. Pazzesco. Qui sono molto vigili, i giapponesi rispettano le regole e se sgarri sono lì pronti a multarti. Considerate che io stamattina avevo trovato un parcheggio gratuito fino alle 9 del mattino. Sono arrivato alle 8:58 e c'era già il vigile che stava girando per il quartiere a fare eventualmente le multe. Guidare in macchina nel centro di Tokyo non è proprio la cosa più semplice di questo modo. Sono stressato a dir poco. Adesso la macchina la lascio un pochino lì, ma dopo penso che prendo la metropolitana. Non vedo l'ora in questi giorni di portare la macchina in delle strade come si deve per fare una video recensione completa. Beh, che dire, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto. Come sempre, grazie per la visione. Ciao!